Romaine era cresciuta tra New York e Filadelfia, ma dopo la morte improvvisa delle sorelle si era trasferita a Dresda con i genitori, in cerca di una nuova ripartenza. E da Dresda si era avventurata più volte in Italia per turismo. Fu a Roma nel 1901 che l'Italia le regalò la sua più grande sorpresa. In quell'occasione, nella capitale, ebbe modo di conoscere il marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, erede dell'aristocrazia umbra e di possedimenti, palazzi, castelli tra Perugia e il lago Trasimeno. Un anno dopo lo sposò e si trasferì con lui nel palazzo di famiglia a Perugia. La nascita del primogenito nel 1903 coincise per lei con due grandi scoperte: della tradizione di ricamo umbra, che da outsider scoprì come un valore, e dell'imprenditoria come spazio di azione e libertà oltre i codici di palazzo. Le unì insieme in un progetto straordinario, viaggiando alla tenuta di famiglia al Pischiello sul lago Trasimeno, dove decise di riportare in vita la tradizione artigiana locale del punto umbro e di fondare una scuola per dare educazione e impiego alle donne locali. La scuola alimentò un piccolo business di arti decorative a Perugia, che ben presto, grazie all'aiuto dell'amica e disegnatrice tessile Carolina Amari, iniziò a esportare i suoi manufatti in tutta Europa. 2 anni più tardi, la scuola del Pischiello divenne modello della Scuola delle Industrie Italiane, che Carolina Amari fondò a New York per dare alle migranti italiane uno sbocco espressivo, un ambiente di lavoro dignitoso e una fonte di guadagno che garantisse loro insediamento e condizioni di vita degne in America. Nel 1909 la scuola del Pischiello sarà oggetto di interesse e ispirazione anche di Maria Montessori, che proprio nell'estate di quell'anno scrisse il suo metodo della pedagogia scientifica mentre si trovava ospite a Città di Castello da Alice Hallgarten, espatriata americana e grande amica di Romaine. Il modello di Romaine Robert, che racconto meglio negli episodi in inglese che ho dedicato a lei e a suo figlio Uguccione Ranieri di Sorbello, traduttore, eroe di guerra e mediatore culturale, rappresenta una sintesi creativa di diplomazia culturale, educazione ed emancipazione femminile. La sua passione per l'innovazione e il suo impegno civile la rendono testimonianza pionieristica di una espatriata americana che ha saputo reinventarsi in Italia in condizioni molto diverse, ma anche e soprattutto un esempio al femminile di una leader che ha saputo vedere l'impresa come spazio di educazione, crescita e libertà, sia personale che sociale, a New York come a Perugia.